Giulio? Quanto mi piacciono. No, stai calmo. Abbassa. La musica per queste casse. Beh, con un wooferone di questo genere da tanto? 12 pollici. 12 pollici, grosso. 32 centimetri. Porca miseria se è grosso. È grosso. Allora, io mi aspettavo, no, stiamo di qua. Io mi aspettavo che fossero le sorelle grandi delle 5 che abbiamo provato un po' di tempo fa, però porca miseria se sono più grandi. Hanno molti anni di più, diciamo. Sono le sorellone. Le sorellone, sono alte una settantina di centimetri. Sono alte 70 centimetri, larghe 40 e profonde 35,5. Per un litraggio niente male, moltiplicate 70 per 40 per 35 e fate parecchi litri. Il famoso, come si chiamava? Wife Acceptance Factor, il zero. Mi sa che in questo caso tende pericolosamente a zero. Sì. Però il godimento, esatto, il passion factor perché hanno una funzione inversa. Esattamente. Vabbè. A tra poco. Ciao. Ciao. Prima di essere cazziati, prima di essere rimproverati, meglio, anche perché cazziati voglio vedere come lo traduci, però rimproverati è più traducibile. Diciamo subito il prezzo di questi oggetti, che è 1.649 euro la coppia. Esatto. Che è una cifra sostanzialmente diversa rispetto a quella molto più contenuta che era richiesta delle UTA 5, che costano 6,49, quindi costano meno della metà. Però è anche vero che qua stai comprando un oggetto che è diverso da quello completamente. Diverso. Quindi non è che sono soltanto strecciate nei e hanno messo il woofer più grosso. No, è insomma c'è una notazione un po' più ricca. A cominciare dal tweeter, che è il tweeter con cupola da 2,8. Fai vedere, Giulio, ma del resto si vede in sovraimpressione. Dico in sovraimpressione perché qualcuno si è lamentato di overlay. Palle. Esatto, bravo. Che è lo stesso a bordo della nuova linea top di gamma della Indiana Line, che si chiama Lyra. Tweeter con cupola da 2,8 cm. Altoparlante per le alte frequenze. Altoparlante per le alte frequenze con cupola da 2,8 cm e anello in rame e magnete in neodimio, ok? Sì. Con la cupola in magnesio, quindi vuol dire che non è la classica cupola in seta del tweeter a bordo delle UTA 5, ma è componente di ben altro livello. Di ben altro pregio. Esatto. Del quale tu lo hai detto, però lo ripeto, ci tengo a sottolineare la presenza di questa guida d'onda, esatto. Che insomma, come dire, è importante considerata la tipologia di diffusore, che è un diffusore da appoggio a terra. Questo è molto importante sottolinearlo, perché queste casse, come del resto le UTA 5, hanno due tubi di accordo in bass reflex messi sul fondo. E quindi in quanto tale non è visibile in questo momento, ma lo state vedendo in sovraimpressione. Bravo. E il mobile posteriore lo state sempre vedendo in sovraimpressione, dietro ha proprio una levigatura che è rastremato. È rastremato, bravo, e serve proprio per rendere questa inclinazione possibile e giusta, anche se purtroppo rastremato è una parola straniera. È una parola straniera, ed è interessante, facciamo vedere anche questo piccolo particolare, il fatto che nessuno ovviamente vieta di metterli in posizione rialzata, diciamo in libreria, anche se insomma la vedo francamente dura. Pertanto nella confezione sono disponibili dei piedini aggiuntivi per livellarle in posizione orizzontale. Esatto. Però loro nascono appunto per stare in questa posizione a terra leggermente inclinata, in modo tale che l'emissione del tweeter tenda ad andare verso un ascoltatore che sta messo a una certa distanza, ad una certa altezza, e in questo la guida d'onda aiuta, e aiuta anche nella interazione. Scusami la battuta, aiuta nell'interazione con il midrange. Che battuta stupida. Che battuta stupida. Sì. Il midrange, che è
Prego. che è un midrange da 7 pollici con doppio magnete, con una particolare conformazione della membrana, che è una membrana con un lavoro di intreccio, di incrocio, che poi vedremo meglio nello sventramento, lo vediamo nel dettaglio. Un'altra cosa molto molto interessante è il woofer da 12 pollici con triplo anello di sospensione, che però non ci deve far ricordare la sospensione in carta tipica dei driver degli anni 70 e 80 e dei driver professionali, perché quella sospensione limitava molto l'escursione. Questa sospensione invece è una sospensione in gomma, Sì. che sotto certi aspetti è simile alla sospensione a onda singola, ma che permette un centraggio più efficace dell'altoparlante, soprattutto quando torna. Tra l'altro questa soluzione, declinata in maniera diversa, non tripla ma doppia, è presente anche nel midrange, quindi insomma vedete che entrambi hanno questo motivo della sospensione che, diciamo, all'apparenza sembra corrugata anziché essere la solita superficie stondata delle sospensioni normali. Quello che io fantasiosamente, nessuno lo dice, ma quasi ci proverei a farlo, Sì. è nel caso si voglia fare un'installazione con uno stand, di tappare i condotti di bus reflex e farla diventare una cassa chiusa, perché già il woofer è molto grande. Quindi una cassa chiusa è vero che scende meno, però probabilmente vi dà anche delle soddisfazioni. A livello di finitura, ricordiamo che questi diffusori sono rifiniti in PVC simil legno. Quindi qui abbiamo la finitura black, però c'è anche una finitura che state vedendo in sovraimpressione color legno naturale. Sono anche presenti nella confezione, e ve le mostriamo e le installiamo, le classiche griglie di protezione in stoffa. Allora, un insieme molto sobrio. Sì, allora sinceramente con la griglia messa è bellissima, è una cassa stupenda, mi piace quasi più con la griglia che senza griglia, perché mi ricorda l'Eclipse Heresy, che nella mia infanzia sono state tra le casse che ho desiderato di più. Sì, che ho desiderato tanto. Sono veramente molto belle. Per la tua gioia, lo hanno fatto proprio apposta, avendoti interpellato in materia, e c'è la connessione per il B-wiring, il morsetto è sdoppiato, quindi volendo uno si può anche cimentare in una biamplificazione. Dirò che questa volta è quanto mai opportuna, perché un woofer da 12 pollici ha un bisogno di corrente di pilotaggio non male, anche se queste casse hanno la peculiarità di avere un dato di efficienza molto interessante, perché arriva a 93 dB. Esatto, e 93 dB, sempre chiedendo il permesso a quello che diceva che diciamo sempre un sacco di stupidaggini, io mi azzarderei, con il permesso di quel signore, a dire che è un'efficienza abbastanza alta. Beh sì, parecchio alta. Esatto, se non ci fosse quello che ci ascolta avrei detto alta, ma insomma comunque per essere, diciamo, diplomatici direi abbastanza alta. Quindi magari potrebbe essere divertente fare qualche esperimento con un amplificatore magari non troppo potente, non troppo muscoloso, magari raffinato, che va in qualche direzione. Certo, forse, non lo so, un valvolare con il 12, dipende dal valvolare. Dipende dal valvolare. Certo è che questo diffusore pone il fianco a tante sperimentazioni diverse, perché è alta efficienza, il woofer è molto grande, tutta una serie di cose alla quale mi permetterei di dire quasi non siamo più abituati, perché oramai la moda è quella di avere più driver di calibro un po' più piccolo, magari in parallelo, in modo da riuscire ad arrivare a più o meno con la stessa estensione, ma con più driver che hanno un controllo probabilmente migliore. Ora, non me ne vorrai, ma io sono un po' più amico di quella filosofia piuttosto che dell'insalatiera così grande. Però insomma capisco che possa risultare fascinoso per qualcuno, insomma. Guarda, poi ne parlerò meglio all'ascolto. Io ho vissuto tutta la generazione della serie 800 di Bowers & Wilkins, da quando c'era il driver proprio
da 12 pollici fino poi a approdare a quelle da adesso. Indubbiamente il doppio driver più piccolo ha dei vantaggi. Sì. Questo driver grande, anche con tutto il fatto che non si controlla bene, ha il suo, a me piace. Sì, ma io A me piace. non lo so. E invece passando, scusami, all'altra camera e muovendomi in qua, a me invece c'è un aspetto di questi diffusori che forse esula dall'ascolto e quindi lo possiamo pure prendere in considerazione adesso. Mi chiedo, sono veramente grandi? Sì. Nel senso che 70 cm di altezza, la profondità, insomma è un diffusore imponente che senza girarci troppo attorno, lo diciamo, qua dentro è troppo grande, qua dentro non ce la fa, insomma servirebbe un ambiente parecchio più grande di questo. Sì. Mi chiedo il destinatario di questo diffusore, perché veramente devi avere un ambiente parecchio grosso. Sì, ci fai delle bellissime feste. Ci fai delle bellissime feste, sicuramente. Insomma, io capisco che c'è questa voler lisciare il pelo, solleticare il, diciamo, il potenziale acquirente attratto dal fascino vintage, però da una parte la compatibilità con un arredo domestico, dall'altra la compatibilità con l'ambiente è un qualcosa che un pochino mi preoccupa. Vero è che c'è una gamma, c'è la 8, c'è la 5, è un po' un diffusore fuori dal coro, un diffusore diverso dagli altri, un diffusore che poi alla fine strizza anche un po' l'occhio a certe altre poche realizzazioni con il woofer grande che ci sono in commercio e che costano molto di più, per cui se vuoi un woofer da 12 a 1.600 euro non è che c'è molta altra scelta. Quelle KLH che avevamo provato c'era il erano modello, grandi, no? Però il woofer era più piccolo e il modello col woofer da 12 costava 7.000 euro, costa 7.000 euro. Però le Model 7. Per 7.000 euro. Accidenti. Beh, no, vabbè, la differenza è violenta a dir poco. Sì, la differenza è violenta. Sì. Va bene. Comunque, al di là di questo, prodotto interessante che andiamo a sventrare. Già. A tra poco, ciao. Giulio, andiamo subito dentro a vedere il DIRS. Il DIRS, Damper Inner Reinforcement System, che è un modo nuovo di chiamare un sistema di rinforzo concetti che conosciamo da 40 anni, però si chiama DIRS in questo caso. Ma tu non contestare. No. Ti sento polemico. No, per carità. Eccolo qua, il DIRS, questo setto grande che rinforza la camera posteriore del woofer, che si contrappone con questo. Sì. Su questi due si appoggia il magnete del woofer. Con quel tamponcione di gomma. Esatto, questo doppio tampone. Poi ci sono questi fori che servono per assicurare il passaggio dell'aria. Togli il dito? Sì. E vediamo in fondo i due tubi di accordo bass reflex, grossi tubi di accordo bass reflex. Che sono questi, che sono downfiring, e 2, esatto, che poi escono di dietro. Quello che è interessante però è che sto inquadrando adesso, e sto facendo una piccola zoomata, e dentro al mobile che ci sono questi due grossi buchi, uno e questo è l'altro, due, che sono sostanzialmente dei punti di contatto, insomma, per far sì che il volume interno della parte inferiore sia a contatto con la parte superiore che uno potrebbe essere indotto a pensare che è tutta vuota, ma in realtà rimuovendo, ecco qua, vedete che si vede questa parete, cioè rimuovendo l'assorbente acustico si capisce che quella camera superiore, che ecco vi faccio vedere un lato e l'altro lato, è fondamentalmente il volume del woofer che è separato dal volume in cui lavora midrange e tweeter, ma insomma il tweeter, certo, il tweeter non conta. Quindi il volumone grande della cassa, eccolo qua, è tutto il volume, tranne questa sorta di cassettina interna
che è quella su cui insiste, diciamo, lavora il midrange. Esatto. Ok, Vogliamo far vedere il filtro on the back? ed ecco qua Filtro il filtro. complesso con bobine sia inferrite col nucleo inferrite che sono 1, 2, 3 e 3 e poi 3 bobine col nucleo in aria 1, 2 e 3. Buona parte dei condensatori sono condensatori in polipropilene 1, 2 e 3, quindi a parte questi che sono degli elettrolitici non polarizzati ma hanno poca importanza nel percorso del segnale, quindi possiamo dire che il filtro è costruito molto bene per la classe del diffusore. Certo. Eccolo qui, sistemato in questa che è un pannello non in plastica ma in alluminio. Sì, il tutto pesa veramente tanto. Sì, eccolo qua. Ed ecco, quindi qua potete vedere la morsettiera per il B-wiring. Già che ci sono, faccio un piccolo dettaglio: piedino anteriore e piedino posteriore. Quindi l'anteriore è più alto del posteriore e ciò serve a dare quella inclinazione al diffusore. Da notare, così come avevamo visto in altre circostanze, cioè con le 5, che c'è questo smusso in modo tale che quando il diffusore è inclinato questo spigolo non batte a terra. Esatto. Allora, vediamo la cupola che è in alluminio e magnesio contro la cupola delle UTA 5 che invece è in seta. Ok. Quindi completamente diverso. Questo è il sistema della guida d'onda. Esattamente. Di che materiale è fatta? Plastica. Lo giro? Sì. Eccolo qui. Ok. E qui ci finisce il tweeter. La cupoletta del tweeter. Esatto. Giro il tweeter così faccio vedere. Ti sconsiglio di appoggiarlo. Che battutona. Mi fai ridere. Questo è il tweeter con anello in rame di cortocircuito e magnete in neodimio. Ok. Posso riporlo? E recita 4 ohm la scritta. Posso riporlo? Ma certamente. Del resto l'impedenza credo sia di 4 ohm. Adesso andiamo poi a controllare. Il midrange pure lo posso mettere qua? Allora, eccolo qua. Questo midrange ha il diaframma in curve, che sarebbe polipropilene intrecciato. La texture la si riesce a vedere bene da questa immagine. È un midrange molto bello, fatto veramente bene, con il cestello in alluminio. Posso girare, Giulio? Ma certamente. Eccolo qua. Sì. Cestelli in alluminio, ha i fori di ventilazione. Riesci a farli vedere al nostro pubblico? Certamente, purché tu lo tenga in questa posizione. Esatto. Certamente, eccolo qua. Molto bello il cestello. Molto bello, fatto molto bene. Devo dire che ampiamente sfinestrato. Sì. Del resto, le frequenze di taglio, che sono 350 e 2200 Hz, significa che questo comincia a funzionare sotto i 350 Hz e infatti ha anche una molto più che buona escursione. Ok. Con il doppio anello. Questo è un 4 ohm. Sì. Ok. Vado, metto a posto? Vai, metti a posto. Che è il momento del... Eccolo qui, il woofer. Del wooferone. Oh, quanto è bello il 12 pollici. Grande e grosso. Generosa escursione anche in questo caso. Dettaglio della sospensione della quale parlavamo in descrizione. Esatto, con 3 anelli. Sì. Poi scendiamo e vediamo che anche se non ha la struttura uguale a quella del midrange per la ventilazione, ha però questi fori. Li inquadri, Giulio? Eccoli qui. Se lo impieghi leggermente, ecco, a favore di camera, eccolo qua, si vedono perfettamente adesso. E questi servono per fare la ventilazione laterale della bobina mobile, che è fatta con un rame molto spesso. Sono riuscito a vederlo dai fori, è praticamente impossibile farlo vedere ai nostri follower. Bene. E poi tada, doppio magnete con grosso foro di ventilazione. Ok. A posto. A posto? Andiamo ad ascoltare. Sì.
e siccome questa è una cassa con un woofer da 12, già vi dico che me la porterei a casa. Ok, Ciao. ciao. Allora Giulio, io mi concentrerei su 3 dati. Vai. 100 litri, Sì. 93 dB, 4 ohm. Ah, è un temino da sviluppare. No, è che secondo me sono un po' la sintesi di queste casse. 100 litri è un litraggio che oggi come oggi quasi neanche i diffusori grandi hanno, no? È tantissimo. Tantissimo. All'epoca nostra, anni 70-80, 100 litri in cassa chiusa con un fattore di merito 0,7 era quanto di meglio si potesse avere, ma erano delle casse enormi, no? Erano delle casse molto grandi, come del resto sono grandi queste. 93 dB e 4 ohm significa la possibilità di essere pilotate, nonostante le dimensioni, un po' da, non voglio dire tutti gli amplificatori, ma da una buona parte di amplificatori. Sì. E quindi le dimensioni non devono impensierire anche chi magari ci vuole collegare un 50 watt. Certo, un woofer da 12 pollici non è facile, questo sia ben chiaro cari follower, non è facile da governare. Questo perché? Perché ovviamente escursioni di un cono così grande non hanno la stessa precisione meccanica di quanto può avere un cono più piccolo. Certo. Ecco, e quindi chiaramente quel tipo di distorsioni in un woofer così grandi, oltre a essere molto più lento di quanto non possa essere un woofer più piccolo, sono più evidenti all'ascolto. Dall'altra parte, almeno per quanto mi riguarda, c'è, soprattutto con la musica rock, un ascolto estremamente godereccio. Ecco, quindi se vuoi pennellare, se vuoi avere un ascolto perfetto degli archi, allora forse questa non è la cassa più giusta, ma se ti vuoi divertire, se vuoi sentire bene un certo tipo di musica, se vuoi fare una bella festa, queste secondo me, anche grazie all'eccellente rapporto qualità-prezzo, sono delle casse che mi hanno veramente convinto. Ecco. Sono sostanzialmente d'accordo, perché poi credo che quello che tu hai evidenziato fondamentalmente corrisponda per filo e per segno al brief progettuale che i progettisti di Indiana Line si sono proposti. Cioè, io non credo che questi signori, quando hanno messo mano al CAD per sviluppare questo progetto, hanno pensato al quartetto d'archi piuttosto che al concerto per violino e pianoforte. Per quello hanno fatto le lira, che noi non abbiamo ancora ascoltato, ma però, ecco. Evidentemente. Quindi sicuramente questo diffusore va in una determinata direzione. Io sono sempre un po' dell'idea che chiudersi il margine di manovra non è una cosa che mi piace particolarmente. Mi spiego. Oggi io posso essere un appassionato di rock, di pop, domani magari vengo folgorato sulla via di Damasco dai quartetti d'archi e mi ritrovo con un diffusore che forse non è esattamente l'ideale. Quindi io tendo sempre un po' a ipotizzare che uno possa ampliare il proprio, diciamo, parco di gusti musicali, però nulla vieta. E quello che è un po' la mia preoccupazione rispetto a questi diffusori, che peraltro comunque lo dico, li ho trovati godibili, divertenti, sono d'accordo con quello che dice Giancarlo, è il fatto che queste dimensioni così esuberanti chiamerebbero una stanza altrettanto grande dal punto di vista dimensionale, perché insomma noi ci siamo resi conto che negli ambienti che avevamo a disposizione obiettivamente facevamo un po' fatica perché erano troppo piccolini. E stiamo parlando di ambienti trattati, ambienti non microscopici comunque, però la realtà è questa. Questo è un diffusore che chiederebbe di lavorare all'interno di un volume un po' più generoso. E mi chiedo quanti sono i fortunati che possono affrontare questo tipo di percorso, perché poi lo si sa, insomma, i diffusori tendono a convivere in un ambiente domestico con 1000 altre esigenze, questi devono stare a terra, sono ingombranti e sono
sicuramente dei diffusori che non è che passano inosservati, sono No. dei grandi parallelepipedi, quindi così. Però, stabilito questo, come secondo me unica vera condizione al contorno, tutto il resto secondo me è sostanzialmente semplice, perché poi appunto dal punto di vista del pilotaggio francamente non hanno presentato nessun tipo di difficoltà. È vero che l'abbiamo fatta andare con un paio di amplificatori, entrambi piuttosto generosi, Un centinaio di watt. centinaio di watt, forse il Canor un po' meno, Beh, però sono 4 ohm. sono 4 ohm, sì, quindi Quindi ecco, da questo punto di vista va bene. E quello che mi ha colpito, venendo proprio all'aspetto sonico, non è tanto la resa timbrica, perché poi la resa timbrica in fondo ha in qualche maniera rispettato le aspettative, cioè mi immaginavo che ci fosse questo basso molto generoso, molto rotondo e forse non asciuttissimo, ma ripeto, non è quello che uno va cercando se si approccia a un diffusore di questo genere. Mi sarei aspettato invece un suono molto inscatolato all'interno del diffusore, cosa che invece non è stata, e questo devo dire l'ho trovato abbastanza sorprendente. Cioè, anche a distanza molto ravvicinata tra i due diffusori, considerato il loro volume, anche in un ambiente appunto troppo piccolo, comunque l'immagine che riuscivano a ricostruire era sostanzialmente svincolata dai diffusori, quindi non c'era l'effetto due suoni, due casse, ma c'era una bella diciamo spazialità. Questa cosa, devo dire, l'ho trovata lodevole per un diffusore con questo tipo di caratteristiche, e comunque una cosa che non mi sarei aspettato. io ci ho sentito Los Endos di Seconds Out, per esempio, Genesis, e mi sono emozionato. Beh, vabbè, certo che la Perché doppia cassa della batteria a lì... palla Sì. ce l'hai addosso. Beh, allora, Ce l'hai addosso. quando mi dicono perché non ami l'ascolto in cuffia, per tanti motivi. Uno però è che manca nell'ascolto in cuffia, almeno a me manca quella sensazione, quella percezione un po' tattile, ma non tattile sulla punta dei polpastrelli, proprio addosso, di Fisica. pressione fisica, e che per me è parte integrante dell'esperienza d'ascolto. Con diffusori, con i wooferoni così grandi, beh, certo, Diventa questa proprio che cosa lo senti addosso. lo senti addosso. E ora, per carità, nessuno va cercando l'effetto discoteca, però insomma, No, che anche vuol avere dire? appunto quella cassa di quella traccia sentita in questa maniera, beh, insomma, dai, era gradevole, era divertente. E poi è stato anche un po' un riconsiderare un certo tipo di ascolti, perché ricordo bene, l'ho detto nella descrizione, la parabola della serie 800 di Bowers e Wilkins, che è cominciata col woofer da 30, poi è finita con due woofer da 25, e io ricordo molto bene la 801 primigenia e la 801 MK2 fino alla prima versione D1, con questo woofer grosso che senza dubbio non aveva lo stesso controllo del modello successivo, ma che ti dava questa emozione che è molto molto vicina a quella che ho sentito con queste casse, e che solo il woofer molto grande di diametro riesce a darti. Quindi è chiaro che è un ascolto un po' orientato verso questo tipo di emozioni, passatemi il termine, ma chi si sa e si può e capisce che cosa dico, chi si vuole emozionare con queste casse sicuramente per soli 1.600 euro lo può fare. Sì, assolutamente. Ecco, Assolutamente. No, da questo punto di vista, ecco, io trovo sempre molto interessante la produzione di Indiana Line, perché francamente riesce sempre nell'intento di fare prodotti ben realizzati, perché comunque l'avete visto nello sventramento, ci sono tante attenzioni, bellissimo, c'è tanta sì. qualità. A perseguire una idea, questa è talmente evidente, l'abbiamo detto sinora, che non c'è neanche da doverlo ripetere,
e riuscendo a produrre dei prodotti che vengono proposti a un prezzo francamente molto più che onesto. più che onesto. E volevo a questo punto, non metto la maglietta di Indiana Line, ma semplicemente del recensore, spezzare una lancia a favore della differenza di prezzo fra UTA 5 e UTA 8, perché sono due diffusori molto diversi, hanno componenti diversi e sono praticamente certo che l'economia di scala delle UTA 5 è diversa da quella delle UTA 8, perché le UTA 5 sono molto più semplici da mettere in ambiente e ne hanno sicuramente prodotte 4 volte di più, perché queste sinceramente io a casa prima di metterle ci penserei 10 volte, perché sono enormi, insomma 70x40x40 è grande. E, insomma, lo dicevo in apertura, probabilmente se uno vive per conto suo, da solo, vabbè, non c'è nessun problema, però farle ingoiare a qualche come dire, coinquilino o coinquilina non è facile, non è proprio facile. Tenendo poi conto di un'ultima cosa, e saluto, che manco ci puoi appoggiare i bicchieri sopra perché sono inclinate. Sono inclinate. Quindi mentre i vecchi cassoni almeno qualcuno li utilizzava per metterci le piantine, i fiori, questi il centrino sopra. Esatto. Va bene, allora www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, speriamo vi sia piaciuto, ciao.